Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale, buongiorno a tutti, nuovo video Napoli-Torino 1-1, il giorno dopo facciamo un'analisi della partita, faremo le pagelle, racchiudiamo tutto in un video, mi auguro di una quindicina di minuti, poi vedremo se riesco a restare un tantino più corto. Ringrazio tutti coloro che sono stati in live fino a stanotte all'1:30 insieme a noi a sfogarci, a condividere opinioni. Fantastica live anche ieri sera e vi ringrazio. Facciamo appunto questo contenuto più fruibile racchiudendo ciò che è stata la partita e facendo le pagelle calciatore per calciatore e andiamo a vedere il perché di questo pareggio che sicuramente peserà tantissimo sul cammino del Napoli e sui punti poi che porteremo a casa a fine anno. Mi auguro che non ci giocheremo tutto per 2 punti, ma molto probabilmente sarà così e questi 2 punti peseranno come pesano quelli là di Cagliari. Ovviamente fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, ci vediamo lì, ci scriveremo lì, ci confrontiamo lì nella sezione appunto sotto al video. Chi è nuovo e passa per la prima volta sul canale, iscrivetevi attivando la campanella così non vi perdete nessun contenuto e la cronologia di caricamento che talvolta può essere diciamo concatenante tra video e video di giorno in giorno e partiamo, altrimenti ci dilunghiamo troppo e non lo vogliamo fare. Nottata che ha da passare nottate, si dice a Napoli, ma queste nottate non passano, anzi lasciano il segno ogni qualvolta si perde punti in maniera da polli, ecco, mettiamola così. Mettiamola così, il primo tempo ci mangiamo 2 reti, soprattutto la rete di Quara con l'assist di Politano. Quara tira, ma Savic in posizione, comunque parata, il tiro era anche abbastanza forte, forse aveva anche l'avversario un tantino addosso per poterle incrociare, non è un errore madornale, però le occasioni per andare in vantaggio prima poi del Reale 1-0 del Napoli le abbiamo avute, ma non le abbiamo sfruttate. Non voglio far passare il Torino come la solita squadra che viene a Napoli e viene osannata, ovviamente, per portare via punti dal Maradona. Ieri non è stato così. Mi tengo la prestazione del Napoli, mi tengo un Napoli che non, non dà più cenni di capitolare dopo un gol preso, anzi si riscatta sempre e cerca di portare la partita a casa e di reagire. Ieri l'ha fatto comunque, ovviamente non è arrivato il gol del 2-1, ma va bene così e ci portiamo a casa a questo punto che in una normale stagione sarebbe stato anche un punto, diciamo, abbastanza, non voglio dire semplice da pronosticare, ma che ci poteva stare, ecco, in un'annata normale, ma visto che ci siamo messi in questa situazione dove la vittoria è l'unico risultato che conta ed è l'unico risultato possibile per poter risalire questa classifica, entra in gioco comunque un po' di nervosismo quando la partita volge verso il termine, entra in gioco mentalmente quella foga di dover per forza buttare la palla dentro e portare la partita a casa, quindi mentalmente sei un tantino un po' più stressato, tra virgolette, come calciatore, però è un Napoli che tutto sommato a me non è dispiaciuto, al di là del gol preso e ci arriviamo al gol preso. Partiamo dalle statistiche un attimo e poi andiamo a vedere pagelle e gol preso. 1,53 di gol previsti e 1,14 per il Torino, 63% di possesso palla a 37, 22 tiri, 8 nello specchio, 9 fuori e 5 fermati per il Napoli, 11 tiri, 2 nello specchio, 6 fuori e 3 fermati per il Torino. 13 punizioni a 11, ci sono 13 falli a 9 per il Torino, 2 cartellini per parte, mancano 3 cartellini al Torino, io lo dico perché per onestà intellettuale lo devo dire, è tutto segnato anche qui, fogli che andranno comunque in archivio e verranno tirati fuori a tempo debito quando qualche topo di fogna che è già uscito fuori vorrebbe dire la sua a livello arbitrale, a livello di onestà e diciamo di direzione dei match, che non è tanto, diciamo, tanto lineare, ecco, mettiamola così, perché da inizio anno che Kvaratskhelia è la vittima sacrificale di una direzione arbitrale, ne posso elencare tante, vi posso elencare un Atebur
contro l'Atalanta, dove Atebur, per essere ammonito, doveva portare via e a casa in mano come, diciamo, come conquista di guerra la caviglia di Kvara, altrimenti il giallo non lo prendeva. Possiamo nominare Cambiaso recentemente con la Juve, possiamo nominare lo stesso Line di ieri che doveva essere ammonito, ma 5 falli o 4 falli, 3 da ammonizione assoluta, nessuno ha visto niente. Nel secondo tempo si è giocato una manciata di minuti perché tutti a terra, chi i crampi, chi il ginocchio, chi la caviglia, chi mal di testa, chi doveva andare dal dentista per mal di denti, comunque tutti quanti a terra, e Calzona gliel'ha ribadito nel post partita e sono contento che l'abbia fatto perché si è giocato veramente poco nella ripresa, ma noi non ci aspettavamo altro da questa partita, almeno io non mi aspettavo altro, una partita maschia a centrocampo, una partita rozza a livello di interventi, una partita spezzettata, e perciò hanno mandato un arbitro che completasse, ecco, il lavoro di spezzettamento, così come lo hanno coadiuvato con il personaggio al VAR dormiente, perché Valeri è un VAR dormiente e lo sappiamo da una vita. Quindi Orsato Valeri, una coppia che scoppia, 5 in pagella per tutte e due. Volevo un attimo fare un'ultima considerazione, perché guardando la partita credevo che il Torino avesse corso quanto il Napoli, ma il Napoli ha corso 2 chilometri in più, anche se non sono bastati, perché non parliamo di corsa campestre o 100 metri o devi fare i 5.000 siepi. Non è che 3 chilometri in più ti danno la possibilità di vincere la partita, anzi molte volte corri, diciamo, a vuoto e non porti niente a casa, scusatemi. Andiamo avanti e facciamo le pagelle. Allora, devo fare una premessa per queste pagelle. Io le metto qui, non sto criticando né il giornalista né la testata né tantomeno la pagina, assolutamente niente. Io sto facendo solamente le pagelle in questo modo perché volevo avere un raffronto e dire le mie su queste pagelle che sono state fatte. Avrei potuto prendere anche le pagelle che ha fatto Chiariello. Diciamo che le discrepanze dei calciatori ci sono anche lì. Prendo questa perché la schermata è più simpatica e anche più bella da vedere a quanto mi riguarda. E andiamo a vedere cosa metto io, perché non va bene e non va bene e non va bene. Lo dico 3 volte perché dovete, diciamo, far uscire le pagelle nell'immediato, quindi si va di fretta, o lo si fa apposta cercando poi il confronto con il tifoso e creando quella sorta di spazio polemico che poi diciamo, fa visualizzazioni, tra virgolette, oppure girate le televisioni e mettetele di nuovo come ce le avevate, perché forse vedete la partita sotto sopra. Francesco Calzona, 5,5, sono d'accordo col 5,5 e vi spiego perché. Va benissimo la formazione iniziale a parte Zielinski, perché ovviamente per me non deve giocare più e non ci ritorna, l'abbiamo già detto, abbiamo parlato anche ampiamente in live ieri sera della situazione Zielinski e va bene. Però per fare il turnover e per arrivare freschi contro il Barcellona doveva essere questa la formazione. Traoré al posto di Zielinski, mettevi la partita su un binario favorevole e poi cominciavano i cambi e facevi riposare chi doveva riposare. In questo caso non ha riposato praticamente nessuno, perché la partita si è messa comunque in bilico e hai dovuto comunque sfruttare le caratteristiche dei tuoi titolari di martedì per 90 minuti alcuni, quindi 5,5. Poi l'unico neo tra i cambi, nel caso tu sei sull'1-1 e volevi vincere la partita sul finale, io avrei fatto solo Lobotka Simeone invece di far entrare Lindstrom, mi sarei messo con una punta in più, ma va a finire che non sarebbe bastato lo stesso. Però non gli voglio dare la sufficienza a Calzona, anche se è quasi un 6 meno che un 5,5. Comunque mi ritrovo più o meno con questa pagella. 6 a Meret. Allora, 6 a Meret, 2 interventi in una partita di 90 minuti, uno lo fai e uno no. E allora se su 2 interventi io uno sono impreciso o ho battezzato male l'azione o non ho visto un pallone scendere o dovevo uscire, eccetera eccetera, se non lo faccio e prendiamo il gol poi per una situazione strana,
non posso prendere 6 in pagella, quindi per me Meret è insufficiente, che poi gli vuoi dare 5, 5 e mezzo, 4, 4 e mezzo, per me 6 non esiste, quindi non sono d'accordo sulla pagella di Meret. 5 e mezzo a Di Lorenzo e 6 e mezzo a Mario Rui. Ci siamo? Per me il Napoli nel primo tempo è sceso molto meglio sulla destra con Di Lorenzo, Anghissà e Politano che sulla sinistra dove Zielinski non c'era. Mario Rui ha assistito, diciamo, non in maniera eccellente l'esterno del Napoli. Quindi perché l'insufficienza di Di Lorenzo? Non lo so perché ci sia l'insufficienza di Di Lorenzo. Diciamo per fare una cosa congrua e onesta. Un 6 a tutte e due, senza il 6 e mezzo a Mario Rui, perché poi Mario Rui ha fatto l'assist. Ecco perché quella è quella la cosa dove io vado in bestia. Ha fatto l'assist, a me non me ne frega, perché se io faccio un assist a partita e poi il resto dei 90 minuti non li gioco, io non posso raggiungere la sufficienza. Non esiste. Non esiste perché sono pagelle sul singolo calciatore per ciò che hanno espresso in campo. Non posso né campare di rendita sulle pagelle e né tantomeno prendere più di una sufficienza per una partita che è da 6, basta. 6 a tutte e due. 6 così come 6 va bene ad Ostica, a 6 e mezzo va bene a Juan Jesus, mi trovo con i due voti. Juan Jesus nel primo tempo molto molto attento e soprattutto in fase di impostazione si è vista tranquillamente quella palla che scaricata a Juan Jesus e apertogli il corridoio verso il centrocampo deve essere portata in avanti a grande velocità. Juan Jesus l'ha fatto ripetute volte. Ostigard ovviamente di testa le prende, di piede perdiamo qualcosa in impostazione e anche per cambi gioco, però tutto sommato la partita l'hanno giocata 6. Arriviamo al centrocampo. Scempio, pagelle scempio e dire poco. Se 5 a Zielinski come fa Lobotka a prendere 5 e mezzo? Ditemelo voi. Se Zielinski è stato criticato da tutto il mondo, da mezza Europa, tifosi del Napoli da tutte le parti del mondo che hanno visto Zielinski e non lo volevano più in campo dopo il 45esimo, va bene il 5, ma in base al 5 di Zielinski, Lobotka e Anghissà sono da 6 e mezzo per me o al limite sufficienti. Non esiste che Lobotka e Anghissà per quello che hanno fatto ieri rispetto al centrocampista polacco del Napoli prendano mezzo punto in più e restino insufficienti, quindi non sono d'accordo. 4 a Zielinski, 6 a Lobotka e 6 ad Anghissà. 8 a Kvaratskhelia, migliore in campo, ci sta e ci sta tutto assolutamente. In affanno Osimhen, ma non è un 5 per me. Può non arrivare alla sufficienza, ma è giusto sotto al 6, perché di Osimhen diciamo si giudica il gol, si giudica quando butta a terra le porte, ma non si vede tutto il lavoro sporco che ha fatto anche contro la Juve, perché anche contro la Juve è stato comunque bannato come sì Osimhen, ma non ci siamo ancora. Ragazzi, il creare spazi, il fare reparto da solo, il fare a sportellate con i centrali della difesa avversaria contro una squadra che è tutta dietro la linea del pallone non è semplice. Non è semplice e né tantomeno è una pagella da 5. Assolutamente no. 5 e mezzo per Politano, nemmeno. 6 a Politano perché nel primo tempo Politano non ha fatto malissimo. Politano sta soffrendo la doppia fase e il ritorno a questo gioco del Napoli comunque dove gli esterni devono avere tanto ma tanto fiato. Infatti quando esce sempre stremato e in condizioni diciamo precarie a livello fisico, ma perché ha dato tutto in campo, gli vogliamo dare l'insufficienza perché poi non è stato decisivo. Se Quara avesse buttato dentro quel pallone con assistenza di Politano nel primo tempo, parlavamo della stessa pagella di Mario Rui e gli davano 6 e mezzo perché è così che vengono gestiti, almeno è quello che percepisco io leggendo determinate pagelle. Comunque dalla panchina Raspadori 5 e mezzo, Lindstrom senza voto, Traoré 6, Oliveira senza voto. Oliveira, scusate, lo chiamo sempre Oliveira, ma è un intercalare che mi viene in automatico. Comunque sono d'accordo con i senza voto. 5 e mezzo a Raspadori, ma per me chi è entrato dalla panchina può anche stare senza voto, così come Traoré è lì e Raspadori. Io non lo so. Traoré forse ha giocato un tantino in più, così come il Raspadori ci può anche stare il 6 di Traoré
e posso essere d'accordo anche sul 5,5 di Raspadori, va bene senza voto, però chi è entrato dalla panchina il voto è la sufficienza, se mi fai la differenza bene, altrimenti diventa, diventa qualcosa di superfluo, ecco. Non sono d'accordo su quello che vi ho detto, Zielinski non sono d'accordo, il resto più o meno siamo lì, l'insufficienza di Lorenzo non esiste, Calzona 5,5 e siamo stati, forse qui sono stati, in queste pagelle sono stati un tantino duri, ma ci sta perché ve l'ho detto, ho elencato il mio perché ho argomentato abbastanza, mi auguro ovviamente che mi facciate sapere la vostra qui sotto nella sezione dei commenti, ragazzi, mettiamoci l'anima in pace, non è ancora detta l'ultima parola e finché la matematica non ci condanna dobbiamo crederci. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video. Ciao.